Ok ragazzi, ci siamo. Finalmente una nuova recensione del vostro Marchese e credo non ci sia miglior set tra le ultime uscite di Mamma Lego che meriti di essere preso in esame più della nuovissima Ferrari Daytona SP3, un set a detta di Lego che rasenta alla perfezione. Quindi prepariamoci e vediamo se effettivamente è stato così dopo che l'abbiamo montata. Siete pronti? Cominciamo! Sappiamo ormai tutti il prezzo all'uscita, 399,99 € e sappiamo di quanti pezzi è composta, da 3788. Naturalmente rientra nella nuova categoria Icon che Mamma Lego ha deciso di inserire per tutti quei set ideati per un'esperienza di costruzione più impegnativa e gratificante. Ma passiamo subito passo dopo passo con le nostre impressioni e iniziamo dalla cosa principale che sicuramente ha colpito, almeno all'inizio, tutti quanti noi appassionati. E stiamo parlando appunto del box. La confezione è completamente diversa da tutto quello che siamo stati abituati a vedere, con delle proporzioni veramente insolite, con un coperchio a scomparsa parzialmente lucido e con un angolo tagliato sul retro. La grafica risulta molto minimalista, ma ragazzi, mi piace veramente un casino. Non vediamo troppe informazioni o scritte che vanno di solito a rovinare la bellezza delle immagini e degli sfondi. Infatti queste sono concentrate tutte nella parte inferiore, ma la cosa che mi ha fatto impazzire è questa texture della parte superiore che si estende fino ai lati della confezione. All'interno ci sono ulteriori 3 box che vanno poi a suddividere le 3 fasi di costruzione. Ed anche qui la grafica è spettacolare e va a rappresentare il retro della nostra auto. All'interno troviamo 2 libretti di istruzioni con più di 800 pagine ed ho veramente apprezzato tutte le informazioni iniziali sulla Ferrari, che sono circa una trentina di pagine. Davvero ben fatte ed in linea con gli altri colossi in scala 1:8. Finalmente, dopo tanto, un libretto di istruzioni con gli sfondi grigio chiaro che non danno fastidio alla vista e non danno quella brutta sensazione di carta riciclata. Purtroppo sono rimasto un po' deluso, anzi direi che mi sono arrabbiato come un dannato perché cavolo, tutti i testi di questo libretto sono in inglese e in tedesco. Mi fa strano perché in genere Mamma Lego cerca sempre di inserire nei libretti la lingua dei partner con licenza. E poi, magari mi sbaglio, ma non mi sembra che la Ferrari sia diventato un marchio tedesco, insomma. Ok, dopo questa premessa partiamo subito a vedere nel dettaglio questo bellissimo set. Partiamo subito dalla prima cosa che andremo a costruire, e cioè il cambio della nostra Ferrari. Diciamo che l'esperienza di costruzione non è stata tragica come magari avevo pensato, anzi tutt'altro. La build procede in maniera veramente sciolta, anche se naturalmente essendoci molti ingranaggi bisogna fare molta attenzione a come vengono posizionati. La cosa che magari mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca è stata la similitudine con quello della Sian, ad eccezione di alcuni ingranaggi nuovi. Quindi, per chi si aspettasse un'esperienza di costruzione diversa, rimarrà sicuramente un po' deluso. La cosa che invece mi è piaciuta davvero tanto e che sicuramente ha ottenuto l'effetto desiderato è stata l'introduzione di questi ammortizzatori che sono gli stessi della M1000RR. Questi si differenziano solo ed esclusivamente per il colore e non credo abbiano una struttura delle molle più rigida. Sicuramente in questo caso siamo riusciti ad ottenere una bellissima evoluzione a differenza di quelli precedentemente usati per la Lamborghini Sian, che sono molto più piccoli e sicuramente meno rigidi. Naturalmente, di conseguenza, tutta quanta la struttura di supporto è stata modificata per l'occorrenza e devo dire anche che qui i risultati sono davvero ottimi dal punto di vista della solidità. Parliamo ora del motore. Come tutti possono ben vedere, si tratta di un classico V12. Attenzione, premetto, non voglio dire che non mi piaccia. Nel complesso la resa stilistica adottata è accettabile, ma onestamente mi sarei aspettato un qualcosa di più. Mi dà un pochino la sensazione di essere un po' troppo scarno. Avrei voluto avesse un design più massiccio e avrei voluto vedere un cofano con ulteriori elementi a riempimento. Infatti nel modello reale notiamo tutto un rivestimento in carbonio
che qui sostanzialmente non è presente neanche per sbaglio. È vero che le ruote posteriori rimangono pur sempre a vista, come nel modello reale, ma comunque tutta la struttura perde completamente nel design. La parte anteriore dell'auto è stata costruita in maniera separata dal resto della build, devo dire utilizzando delle tecniche davvero ingegnose, pur mantenendo una certa semplicità nella costruzione. Bellissimo vedere come gli elementi system si integrano perfettamente con il resto della struttura, cosa che non posso dire del resto dello scheletro dell'auto, in quanto alcune fasi di montaggio mi hanno lasciato un po' perplesso. Infatti alcune volte è stato veramente complicato l'inserimento di alcuni pezzi, visto il poco spazio a disposizione. Come sempre anche questa volta ci siamo trovati alcuni elementi nuovi, come nel caso di questo passaruota esterno, mentre quello della parte interna è lo stesso della Sian, solo ricolorato. Ma naturalmente trovo la cosa più che normale, dal momento che ogni nuova vettura di grandi dimensioni ha bisogno di un design leggermente diverso. Una delle due parti invece di cui ho apprezzato veramente la costruzione è stato il portellone posteriore. Devo dire, un design veramente fantastico. L'utilizzo di questi axle flessibili per sostenere questi elementi Technics è un ottimo modo per supportare curve sofisticate e non strutturali. Ripensandoci adesso, non avrei mai potuto immaginare degli incastri così particolari che potessero dar vita ad una soluzione del genere. A differenza di quello che si potrebbe pensare, tutti gli elementi sono perfettamente immobili, anche se alcuni non propriamente bloccati con dei pin. Ed in più adoro veramente la sezione trasparente che lascia intravedere una parte di motore. Quindi secondo me di nuovo un'ottima integrazione tra elementi system e Technics. Anche se mi sarebbe piaciuto utilizzassero un unico elemento trasparente piuttosto che due assemblati assieme. In questo caso il punto di congiunzione tra i due blocca completamente la visibilità del motore, che già di base è azzerata. Gli unici difetti grandi che mi sento di evidenziare sono: primo, il meccanismo di apertura. I due braccetti che sollevano il motore sono troppo attaccati al motore, il che ne penalizza appunto, come detto prima, le dimensioni. È pur vero che rispettano perfettamente la stessa posizione della versione reale, ma sono sicuro che sarebbero stati in grado di integrarli anche con un motore più grande. E secondo, il fatto che il portellone si debba aprire esclusivamente utilizzando due mani su entrambi i lati. Infatti l'eccessiva pressione esclusiva su un unico lato intanto ne comprometterebbe l'integrità strutturale e poi ne renderebbe vana l'apertura. Il resto delle fasi di costruzione fino a questo momento mi hanno soddisfatto appieno. Vedevo piano piano la macchina prendere vita davanti a me ed ho veramente assaporato la bellezza della build. Ed ho trovato veramente tutto quello che cercavo, dalle difficoltà classiche di un set Technic di questa caratura alle tecniche di costruzione che mai avrei pensato si potessero utilizzare. Il box numero 3 è concentrato esclusivamente sulla costruzione dei sedili, le portiere con apertura a farfalla, il tetto removibile, ma soprattutto tutta la struttura posteriore della nostra Ferrari. Partiamo dai sedili e da questo punto di vista mi sarei aspettato molto di più. Il design non mi ha entusiasmato tanto, bellissimi, ma secondo me un paio di elementi in più avrebbero dato sicuramente un bel tocco di classe. Sostanzialmente la struttura completa nel complesso è accettabile, ma sembrerebbe come se mancasse un qualcosa. Ecco, quel qualcosa per farmi dire wow. Ecco, magari se alcuni di voi hanno avuto i miei stessi dubbi, potete scriverlo nei commenti qui sotto. Mi piacerebbe davvero confrontarmi con voi, ma la cosa, ragazzi, che mi ha fatto veramente gonfiare la vena del cervello è stata questo piccolo particolare. Esattamente sul poggiatesta, proprio accanto al simbolo stampato del cavallino della Ferrari, si può notare perfettamente il segno del taglio dell'elemento dal momento in cui viene staccato dallo stampaggio. Ma di questo ne parleremo meglio nello specifico nelle mie conclusioni finali. Per ora mi limiterò a dire che una cosa del genere è praticamente inaccettabile e fidatevi, vorrei usare veramente altre parole. Tantomeno è inaccettabile notarlo proprio a ridosso di una stampa. Per quanto riguarda invece le portiere con apertura a farfalla, devo dire che sono state la parte più complicata di tutto quanto il set. Tutta quanta la struttura ha un che di geniale, anche se la sezione in cui dovrebbe esserci la presa d'aria
a mio avviso sarebbe dovuta essere un po' meno evidente, magari forse con un altro elemento rosso a riempimento l'effetto sarebbe stato più gradevole, ma qui parlo esclusivamente da un mio punto di vista di gusto personale. Quello che invece non mi è andato proprio giù è stato il meccanismo di apertura, che si innesca da una levetta posta sotto il portello posteriore. Quindi di base le portiere non si aprono con un semplice meccanismo a scatto se prima non apriremo il portello, anche se è pur sempre possibile aprirle manualmente senza recare danno alcuno facendo leva dall'esterno. Abbiamo poi il tetto completamente nero dalla struttura semplice, va ben realizzata e devo dire mantiene perfettamente la livrea dell'autovettura. E per finire la sezione di cui sono rimasto maggiormente soddisfatto, il gruppo posteriore dell'auto, costituito principalmente da elementi system. Rischierò di essere ripetitivo, ma questa coesione massiccia di elementi system e Technics è stata davvero un'ottima scelta. Un bel azzardo, ma adoro queste combinazioni di diversi elementi. Forse, e dico forse, se proprio devo trovargli un difetto, la struttura risulta un pochino più allungata nella parte superiore rispetto al modello originale, che evidenzia un sistema più compatto e meno piatto, ma sicuramente questa soluzione la trovo migliore se prendo in considerazione l'intero design dell'auto. Ok, perfetto, siamo giunti finalmente alle conclusioni finali. Spero vivamente siate ben saldi sulla poltrona, ok? Perfetto. Per cominciare devo dire che questo è un modello Technics eccezionale, originale dal punto di vista della costruzione e per molti dettagli strutturali molto simile alla vera Daytona SP3. È vero, non ci sono grosse novità dal punto di vista del cambio, ma sono realista e credo difficilmente che in futuro sarebbe possibile fare di meglio, e se non per qualche dettaglio qua e là, come in questo caso con l'aggiunta di qualche elemento nuovo. L'intera struttura si presenta con un corpo molto basso e parafanghi rialzati come la vera Daytona. Gli elementi stampati sono veramente eccezionali e danno un bellissimo tocco di classe nella marea di elementi rossi della carena. Un grandissimo punto a favore di cui sono rimasto soddisfatto è stata la coloratura dei cerchioni. Infatti di solito Mamma Lego ha sempre avuto difficoltà riguardanti l'omogeneità di cromatura degli elementi argentati, cosa che devo dire completamente superata in questo set, sperando in bene naturalmente per il futuro. A livello di struttura il set mi è piaciuto veramente tanto, con la sola eccezione del vano motore, che è stata l'unica sezione deludente e sicuramente si poteva fare tanto ma tanto di più. Sono rimasto veramente sorpreso da tutto lo spazio lasciato a disposizione nel cofano anteriore, il che mi fa pensare che il tutto si possa upgradare tramite sistema Powered Up, e mi è piaciuta veramente tanto l'idea di inserire una targa celebrativa e devo dire davvero un'ottima idea, e spero che d'ora in poi naturalmente Lego possa adottare questa soluzione anche per altri set. Purtroppo mi duole constatare che Lego non ha ancora risolto alcune problematiche secondo me molto importanti riguardanti l'estetica dei suoi elementi Technics, cosa che pensavo almeno in gran parte fosse superata con questo nuovo modello, e sto parlando appunto delle scheggiature, chiamiamole così, dei suoi elementi nel momento in cui vengono staccati dai stampaggi. All'inizio purtroppo non ci si fa poi così tanto caso, ma a build completamente terminata vi garantisco che guardando da vicino l'auto sembra completamente riempita di micropuntini. Ragazzi, è una cosa veramente brutta. Per non parlare del poggiatesta dei sedili, dove il difetto risulta ancora più evidente per via della stampa. È inammissibile. Naturalmente gran parte dei set precedenti sono ricoperti da sticker e quindi questo difetto viene quasi completamente camuffato. Ma qui ragazzi, vi giuro, mi smonta tutta l'estetica dell'auto. Se la guardiamo lateralmente è piena di puntini. Per finire, la cosa che non accetto, perché secondo me è una grandissima mancanza di rispetto per chi è collezionista come noi e per chi spende 400 euro per un set, un libretto pieno zeppo di errori. Per me, da questo punto di vista, c'è stata veramente molta superficialità.
Per non parlare poi di alcune piccole problematiche riguardanti la prospettiva delle fasi di costruzione. Infatti a volte è stato veramente complicato capire il posizionamento esatto di alcuni elementi. Ci sono immagini di elementi sbagliati, che vengono invertiti nelle foto, alcune sviste sul corretto posizionamento di alcuni selettori, ci sono passaggi che vengono proprio omessi, specialmente nella sezione di montaggio dei sedili. Avrò montato un cavolo di sedile almeno 5 volte per capire come e dove sbagliavo. Non sbagliavo naturalmente nulla perché mancava proprio un passaggio chiave per la corretta realizzazione dello stesso. Da poco più di metà build le immagini secondo me sono state veramente messe lì proprio a casaccio e non mi è chiaro cosa andrà a collegare cosa. Per non parlare poi dei due black panel avanzati alla fine, anch'essi non menzionati nelle istruzioni, anzi, per chi magari lo stesse chiedendo, i due pezzi avanzati vanno inseriti nella parte posteriore dell'auto dove escono due pin rossi praticamente, molto semplice, nulla. Ci si arriva anche tranquillamente, insomma, senza andare a cercare soluzioni esterne. Ecco. Detto ciò, amici, fatemi sapere cosa ne pensate pure voi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un bel pollicione in alto. Ricordatevi di iscrivervi al canale ragazzi, che è importantissimo per darci una mano a proseguire questa passione. Ricordatevi di seguirci sui nostri social Facebook ed Instagram, ma soprattutto un grosso bacione ed un ringraziamento speciale a tutti i nostri sostenitori su Patreon. Detto questo, a tutti gli altri mando come sempre un altro forte bacione e noi ci vediamo alla prossima review. E ricordatevi, solo il meglio è abbastanza. Ciao!